Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 4, 5 e 6 della prova di matematica, sessione giugno 2025 dell'esame di qualifica professionale del terzo anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: uno scivolo al parco giochi è alto 2 metri e lungo 3,5 metri. Considerando che la scaletta è verticale e lo scivolo è dritto, quanto misura la distanza tra l'inizio della scaletta e la fine dello scivolo? Scrivi il risultato arrotondato alla prima cifra decimale. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Siccome ci viene detto che la scaletta AC è verticale e che lo scivolo è diritto, e cioè che il tratto BC è un segmento, possiamo schematizzare lo scivolo con il triangolo rettangolo ABC. La distanza tra l'inizio della scaletta A e la fine dello scivolo, B, è la misura del cateto AB e può essere determinata applicando il teorema di Pitagora al triangolo ABC. AB è dunque uguale alla radice quadrata di ipotenusa al quadrato, cioè BC al quadrato, meno cateto al quadrato, cioè AC al quadrato. Sostituendo i dati numerici, svolgendo i quadrati, calcolando la differenza presente sotto radice e successivamente la radice, otteniamo che la distanza AB tra l'inizio della scaletta e la fine dello scivolo misura 2,8722 metri e, arrotondando a una sola cifra decimale, 2,9 metri. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: leggi la seguente domanda e scegli tra le alternative la risposta corretta. Quale termine manca al polinomio 27a alla terza meno 54a alla seconda b meno 8b alla terza affinché sia lo sviluppo del cubo di un binomio? Abbiamo 4 possibili monomi. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. La formula dello sviluppo del cubo di un binomio è a più b tutto al cubo uguale a alla terza più b alla terza più 3a alla seconda b più 3a b alla seconda. Il polinomio assegnato 27a alla terza meno 54a alla seconda b meno 8b alla terza contiene al suo interno due cubi perfetti, 27a alla terza e meno 8b alla terza, le cui basi sono rispettivamente 3a e meno 2b. Infatti 3a alla terza fa 27a alla terza e meno 2b alla terza fa meno 8b alla terza. Scriviamo ora il cubo del binomio 3a meno 2b e svolgiamo i calcoli. 3a meno 2b alla terza è uguale a cubo del primo termine, 3a alla terza. Aggiungiamo ora il cubo del secondo termine, più meno 2b alla terza. Sommiamo ora il triplo prodotto del quadrato del primo termine per il secondo termine e successivamente il triplo prodotto del primo termine per il quadrato del secondo termine. Svolgiamo ora tutte le potenze presenti in questo polinomio, ottenendo così 3a alla terza, che fa 27a alla terza, meno 2b alla terza, che fa meno 8b alla terza, 3a alla seconda, che fa più 9a alla seconda, e meno 2b alla seconda, che fa più 4b alla seconda. Svolgendo ora gli ultimi prodotti fra monomi presenti nel terzo e nel quarto termine del polinomio, otteniamo come risultato 27a alla terza, meno 8b alla terza, meno 54a alla seconda b, più 36ab alla seconda. Il termine mancante è dunque più 36ab alla seconda e la risposta esatta è risposta D. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è:
La valutazione della verifica di fisica seguirà le seguenti regole. Ogni risposta esatta varrà 3 punti. Ogni risposta sbagliata o non data varrà meno 1 punto. Le domande sono 20. Indicato con X il numero delle risposte corrette, quale funzione descrive il risultato finale? Abbiamo 4 possibili funzioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver annotato i dati del problema ed aver indicato con X il numero delle risposte corrette, possiamo notare che il numero delle risposte sbagliate è 20 meno X, cioè 20, il numero delle domande, meno X, il numero delle risposte corrette. Il risultato finale della prova di fisica si ottiene con questa formula. Risultato finale uguale valore di una risposta esatta moltiplicato per il numero di risposte esatte, a cui va sommato il valore di una risposta sbagliata, moltiplicato per il numero delle risposte sbagliate. Sostituendo i dati numerici ed il valore delle variabili trovate in precedenza, otteniamo che la funzione f di x che esprime il risultato finale è dato dal valore di una risposta esatta, 3, moltiplicato per il numero di risposte esatte x, più il valore di una risposta sbagliata, meno 1, moltiplicato per il numero di risposte sbagliate, che è 20 meno x. Svolgendo i calcoli e sommando fra loro i monomi simili, otteniamo f di x uguale a 4x meno 20. Osservando le 4 funzioni che ci sono state proposte, possiamo affermare che la risposta esatta è risposta C. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!